La chiesa di San Giovanni dei Cavalieri è una tra le più antiche chiese di Prata, in provincia di Pordenone. Era situata fuori dalla cinta muraria del castello di Prata, ora purtroppo non più esistente. La leggenda vuole che una via sotterranea mettesse in comunicazione la chiesa di San Giovanni con il castello, ed effettivamente è stato recentemente scoperto un corridoio sotterraneo che dalla porta maggiore della chiesa si dirige verso il fiume Meduna, ovvero proprio in direzione del castello. La chiesa si trova in prossimità di una delle più importanti rotte medievali seguite dai pellegrini, che dalla Francia e soprattutto dalla Spagna si recavano in Terra Santa attraverso i porti veneti di Venezia, Aquileia e Portogruaro. Durante la loro diffusione, infatti, i Templari inaugurarono nuove vie di comunicazione, commercio e pellegrinaggio, collegando le loro varie tenute. La chiesa fu edificata insieme ad un ospizio, oggi casa colonica, dai Cavalieri Templari, per ordine della famiglia Prata nel 1190. Abbiamo notizie della chiesa nel testamento del 7 agosto 1262 di Guicello II, signore di Prata. Questi donò una cospicua somma di denaro e delle terre ai Cavalieri Templari, chiedendo in cambio l'ufficio di una messa per settimana, più una per l'anniversario, e di venire seppellito nella chiesa. Attualmente però non è stata ancora ritrovata la sua tomba, forse distrutta o sepolta sotto il pavimento, dove sentiamo alcuni vuoti. Come ogni bene di appartenenza templare, per ordine di Papa Clemente V, al momento della soppressione dell'ordine nel 1312, l'intero complesso venne preso in custodia dall'ordine dei Giovanneti. Inoltre la chiesa, nel 1316, venne distrutta a causa di un incendio e successivamente ricostruita esattamente come era prima, stato in cui si trova ancora attualmente. Sotto il controllo dei Giovanneti, qui officiava il priore dell'ospizio, che era tenuto a pagare una decima al vescovo di Concordia e al pontefice, come ricorda un documento del 1344. È ancora senza risposta il perché prima i Templari non dovessero nulla a Roma, mentre, quando il dominio passò sotto le mani dei Giovanneti, questi, nonostante fosse un ordine religioso, dovettero pagare le tasse alla Chiesa romana. Probabilmente è anche a causa di questo costante impoverimento economico che la Chiesa subì un lento degrado ed un'incuria che la danneggiarono profondamente. Recentemente è stato oggetto di un pregevole restauro e di lavori di consolidamento, durante i quali la pavimentazione è stata rimossa e sono stati studiati interessanti ritrovamenti, in particolare, oltre a alcuni manufatti, le numerose sepolture. Accanto ad un nucleo di sepolture in fossa, nell'area presbiteriale, le più antiche, sono state individuate 6 tombe in muratura, con sepolture plurime, e 2 arche leggermente posteriori sul muro perimetrale nord, attribuibili, in base alle fonti epigrafiche, a membri della famiglia Prata. Non lontano da Prata vi sono la chiesa di Santissimi Simone e Giuda Taddeo e la chiesa di San Michele Arcangelo. La prima, costruita allora fuori Prata, nella cosiddetta Campagna di Prata Vecchia, oggi è parte dell'abitato. Simile come storia alla chiesa di San Giovanni, la chiesa di Santissimi Simone e Giuda Taddeo, però, data la sua posizione isolata nella campagna, non venne mai distrutta, nonostante abbia subito alcuni rimaneggiamenti che alterarono la sua forma originale. La seconda, la chiesa di San Michele Arcangelo, invece, venne completamente ricostruita nel Settecento, fino ad assumere la forma odierna.